Ciao a tutti, io sono Miss Meeple e oggi vi presento in anteprima Rise of Myths Cthulhu. È un deck building cooperativo roguelite per 1-3 giocatori di cui partirà il 25 marzo su GameFound una campagna di finanziamento. Ringrazio innanzitutto l'editore Synergic Games per avermi fornito un prototipo di questo gioco e considerate ovviamente che tutti i componenti, i materiali che vedrete in questo video non sono definitivi. Vediamo una panoramica delle regole, poi ci addentriamo in alcune caratteristiche di questo gioco. Per prima cosa decidi con quali personaggi giocare e quale guardiano, ovvero grande antico, affrontare. Crea un mazzo di carte luogo rivelando la prima, da cui partirà il gruppo dei personaggi, e tieni da parte la carta luogo con il guardiano scelto. Prepara i mazzi dei nemici di vario livello, degli eventi e del guardiano, ovvero il boss finale. Prepara il mazzo del personaggio con cui giocherai, la sua reliquia indica il valore iniziale di salute e sanità mentale. Durante la partita si alterneranno due fasi, la fase dell'esplorazione e la fase degli incontri. Dopo aver svolto un certo numero di combattimenti, che sono un tipo di incontro, i giocatori potranno affrontare il guardiano. Nella fase esplorazione il gruppo può seguire liberamente una delle strade indicate sulla mappa. Se vuole uscire dalla carta attuale può seguire un percorso fino a un'icona connessione e rivelare una nuova carta che andrà posizionata mettendo un'icona connessione in corrispondenza di quella da cui sta uscendo il gruppo. Ci possono essere più opzioni valide, se non ci sono opzioni valide si pesca una nuova carta, ma tutti i personaggi perdono un punto sanità mentale. Sulla mappa ci sono diversi incontri, i giocatori non possono superarli senza affrontarli. Possono trovare il modo di aggirarli, ma per passare di lì devono affrontarli. Sono di diverso tipo, negozio, evento o combattimento. Dopo aver risolto un incontro sulla mappa di qualsiasi tipo, puoi superarlo. Metti un segnalino esplorazione su quel punto a partire dal numero 1. Il gruppo può passare nuovamente su un incontro senza riaffrontarlo, ma ogni personaggio perde un punto sanità mentale. Se si visita il negozio, usa la carta riassuntiva per capire cosa puoi comprare a quale prezzo. Puoi effettuare azioni di deck building, ovvero eliminare carte dal tuo mazzo e comprare carte più potenti. Puoi recuperare salute e sanità mentale. Il costo si paga in monete che si ottengono principalmente come ricompensa dopo i combattimenti. Se si sceglie di affrontare un evento, si gira una carta evento, che può essere un combattimento, che si svolge come vedremo, eventualmente associato a una sfida per ottenere ricompense o penalità. Oppure possono esserci eventi di tipo sempre diverso. Se si sceglie di affrontare un combattimento, crea una pila di nemici come descritta dalla carta setup del combattimento. Il numero e il tipo di nemici da affrontare cambia in base al numero di segnalini esplorazione che sono attualmente sulla mappa. Ci sono nemici di 6 difficoltà crescenti, dal nemico comune al guardiano. Rivela i nemici da affrontare e poi ordinali secondo l'ordine di iniziativa. Il combattimento si svolge in una serie di round composti da mantenimento, turno dei personaggi e turno dei nemici. Nella fase di mantenimento cambia il personaggio che sarà il leader per questo round di combattimento. Ogni personaggio pesca 6 carte dal suo mazzo e risolve eventuali effetti di inizio round. Nel turno dei personaggi inizia a giocare il leader, che può giocare dalla sua mano tutte le carte che desidera e che può attivare. Per giocare una carta bisogna pagare il costo in energia indicato in alto a sinistra. Per generare questa energia, scarta altre carte dalla tua mano per ottenere il loro valore totale di energia. Alcune carte hanno abilità che cambiano l'energia ottenuta. Gli effetti delle carte giocate possono essere di attacco, difesa o abilità. Con le carte attacco infliggi danni a un nemico. Scegli un bersaglio e attribuiscigli i danni inflitti. Se è un attacco a distanza, spendi una munizione tra quelle che hai disponibili. Con le carte difesa ottieni dei punti difesa per parare successivi colpi che riceverai. Le carte abilità danno dei vantaggi e abilità speciali da usare subito o da giocare di fronte a sé con effetti permanenti finché verranno scartate. Ogni carta può essere giocata di fronte a sé oppure di fronte a un compagno, perché sia lui o lei a beneficiare degli effetti. In quest'ultimo caso il costo in energia è aumentato di 1 e il giocatore che riceve la carta perde un punto sanità mentale. Inoltre al massimo può essere giocata una carta per un compagno, a meno che la carta non riporti la scritta cooperazione. Queste carte possono essere giocate per un compagno senza costi aggiuntivi e senza rientrare nel limite di una carta per turno giocata per un compagno. I personaggi potrebbero possedere anche reliquie o oggetti con abilità da usare in combattimento.
Inoltre potrebbero avere una reliquia sinergica. In questo caso possono scartare una carta per turno per aggiungere la relativa energia alla reliquia sinergica. Quando è carica si può attivare l'effetto in alto, e se tutti i personaggi hanno la loro reliquia sinergica carica, si attiva sia l'effetto in alto che l'effetto in basso. Il giocatore attivo quando vuole può scambiare attivazione con un compagno, che inizierà a sua volta a giocare con le carte della sua mano. Questo scambio di attivazione può avvenire più volte durante un turno, e il turno dei personaggi termina quando tutti i giocatori non vogliono o non possono più eseguire azioni con le loro carte e abilità. Nel turno dei nemici si attivano i nemici in ordine di iniziativa. Hanno una sequenza di azioni che compiono round dopo round. Controlla le azioni del round in corso e infliggi i danni indicati al personaggio target. Può essere il leader o quello con una determinata caratteristica indicata in alto a destra. Se hai dei punti difesa, spendili e ricevi solo i danni rimanenti. Se la salute di un nemico raggiunge lo 0 viene scartato. Se la salute di un personaggio arriva a 0, la partita finisce con una sconfitta. Se ci sono ancora nemici in gioco dopo l'attivazione, si procede con round successivi di combattimento. Se la salute di tutti i nemici arriva a 0, il combattimento è un successo e si può proseguire nell'avventura. I giocatori ricevono come ricompensa nuove carte per il proprio mazzo, di rarità crescente in base al livello del nemico affrontato, oltre a monete e punti progresso. Sulle carte mappa ci sono anche i portali, che si possono usare per spostarsi su un altro portale senza costi, oppure su un segnalino esplorazione, perdendo una sanità mentale. Dopo una serie di combattimenti, quando ogni personaggio ha almeno 9 punti progresso, viene rivelata la carta del guardiano e aggiunta alla mappa. È ora possibile affrontare il guardiano. Si può anche decidere di continuare a esplorare prima di affrontare la battaglia finale, ma una volta posizionato il 13° segnalino esplorazione, l'unica opzione sarà affrontare il guardiano. Quello con il guardiano è un combattimento come gli altri, ma potrebbe avere delle regole speciali e condizioni di vittoria speciali indicate dalle carte stesse. In caso di vittoria la partita è terminata. In caso di sconfitta si può ricominciare la partita da capo, ma tenendo i punti progresso e spendendoli per acquistare migliorie, carte e servizi per essere più pronti ad affrontare la partita successiva. Rise of Myths Cthulhu è ovviamente ispirato all'universo Lovecraftiano e ci porta a scovare e sconfiggere i grandi antichi. In realtà non c'è molto spazio per la storia in questo gioco, sulle carte ad esempio non c'è nessun testo narrativo, ma solo le istruzioni di attivazione. Non si segue una storia, ma l'ambientazione è ricreata dalle illustrazioni e dalle diverse caratteristiche dei mazzi, dei personaggi e dei nemici. Io all'interno di questo prototipo ho solo una piccola parte dei componenti, quindi non posso darvi una valutazione complessiva, ma mentre parlo vi mostro alcune delle carte così che possiate apprezzarne i dettagli. E considerate che nel gioco base ci saranno più di 400 carte, che potranno essere ancora di più in base a quello che si sbloccherà durante la campagna. Rise of Myths Cthulhu è un gioco di carte deck building cooperativo. Si gioca da 1 a 3 giocatori, ognuno veste i panni di uno dei 4 personaggi disponibili nel gioco base e gioca con il mazzo di carte specifico di quel personaggio. Durante la campagna saranno disponibili anche espansioni con nuovi personaggi e nuovi grandi antichi. Durante la partita si procede a un'esplorazione con la mappa che viene a crearsi sotto i nostri occhi con diversi punti di interesse. Potremo affrontare eventi, comprare migliorie al negozio, ripulire il nostro mazzo, ovvero togliere le carte meno potenti e acquistare carte più potenti, ma soprattutto potremo affrontare combattimenti contro nemici che ci renderanno più pronti e più forti per il resto della partita. Quando dopo alcuni combattimenti avremo ottenuto un sufficiente numero di punti progresso e quando ci sentiremo pronti, potremo andare ad affrontare il grande antico. Sconfiggerlo è l'obiettivo della partita. Se non riuscite a sconfiggerlo subito, non temete, il gioco è studiato per farvi vivere un'avventura in cui i vostri eroi evolvono e diventano sempre più forti, pronti per affrontare un nuovo tentativo. È quello che nei videogiochi si chiama roguelite. Dopo la sconfitta o la morte dei personaggi si ricomincia da capo, ma portandosi dietro un po' dell'esperienza accumulata. In questo caso ci si porta dietro i punti progresso, che possiamo spendere per organizzarci meglio per il tentativo successivo. Potremo ottenere carte,
monete, servizi, tutto quello che ci serve per arrivare fino alla fine. Ovviamente il gioco comunque non si esaurisce quando riusciamo a battere un grande antico, perché innanzitutto nella scatola ce ne sono 3 diversi da affrontare, e poi ogni grande antico si può anche affrontare nuovamente, magari cambiando strategia, usando personaggi diversi o scegliendo carte diverse per il nostro mazzo. È un concetto un po' diverso rispetto al gioco a campagna, che è più tipico dei giochi da tavolo. Il concetto di roguelite ti fa venire voglia di riprovare, di rigiocare, ma senza far diventare il gioco eccessivamente lungo come possono essere alcune campagne. Il numero massimo di giocatori è piuttosto basso, si arriva al massimo a 3 giocatori. E questo secondo me perché gli autori, Ruiz Machuca e Joel Torres, hanno voluto ottimizzare il gioco per questo numero di giocatori senza scendere a compromessi. Sicuramente è adatto anche per il gioco in solitario, però sappiate che si perde in quel caso la componente cooperativa, che è molto rilevante giocando in 2 o 3. Infatti in 2 o 3 giocatori si può sfruttare la possibilità di giocare carte non per noi, ma per il nostro compagno. E ci sono alcune carte che hanno proprio l'attributo cooperazione, che sono pensate per supportarsi a vicenda. Nella gestione della nostra mano di carte dobbiamo quindi anche ragionare su come stanno i nostri compagni e cercare eventualmente di dare una mano, perché se muore un personaggio falliamo tutti. È un gioco di carte al 100%, non ci sono dadi o altre meccaniche all'interno del gioco, e questa scelta mi è piaciuta molto, rende il gioco pulito, ci si concentra sulla gestione della mano di carte e sulla creazione del mazzo. Durante i combattimenti in particolare bisogna ragionare bene su quali carte scartare per ottenere energia e quali carte invece giocare per attivarne l'azione. Ci sono carte che fanno molto male, fanno parecchi danni, ma a volte bisogna giocare un po' più d'astuzia, usando anche carte di difesa o carte che preparano un attacco successivo. Nel tutorial non mi sono soffermata sulle azioni delle carte, ma sono diverse per ogni personaggio e ogni personaggio ha anche degli oggetti e delle abilità che lo rendono unico. Inoltre, se la sanità mentale di un personaggio scende sotto il 5, si attiva un malus, anche questo specifico per ogni personaggio. Anche il combattimento sappiate che è molto più vario di quello che vi ho mostrato, perché gli attacchi possono anche attribuire condizioni e i nemici per esempio possono avere delle abilità speciali, oltre a infliggere danni. Ma questo lo scoprirete nella vostra prima avventura. La campagna di finanziamento di Rise of Myths Cthulhu inizia il 25 marzo su GameFound. In descrizione trovate un link per scoprire tutti i dettagli del progetto e per sostenerlo. Un piccolo consiglio: se quando guardate questo video la campagna non è ancora attiva, cliccate il link in descrizione e poi cliccate il pulsante Segui. Se poi effettivamente sosterrete il progetto, in questo caso otterrete un piccolo omaggio, ovvero un fumetto che racconta la storia dei personaggi. La consegna del gioco è attualmente programmata per il 2026. Purtroppo non sappiamo ancora se ci sarà un'edizione italiana di questo gioco che si potrà comprare durante la campagna, probabilmente dipenderà dal numero di backer italiani. Se sei vagamente interessato, quindi ti consiglio di sostenere il progetto e seguire tutti gli aggiornamenti durante la campagna per poi fare la scelta definitiva. E se volete conoscere meglio l'editore Synergic Games, vi lascio recuperare il mio video che ho realizzato sul loro gioco Harakiri. Alla prossima e buon gioco!